For 40 days a ribbon blew, the line was locked, the time was more. All boats were lost, we were only four, but still the well did go. Soon may the weather come to bring that sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take a leave and go. Bentornati esploratori, che bello vedervi, o meglio, che bello immaginarvi. Sì, lo so, è passato tanto tempo, molto più di quanto io avessi previsto, però sono qua, sono di nuovo nel mio rifugio e vi do il benvenuto. Sono pronta a raccontarvi una nuova storia lontana nel tempo e nello spazio. Quindi accomodatevi perché cominciamo. Come vi avevo anticipato, ho intenzione di dedicare uno spazio alla narrazione delle storie delle donne pirate. Perché le donne pirate? Perché i pirati sono i predatori dei mari, assassini cruenti, uomini che vivono in un quotidiano incontro con il mare, con il sole, con l'imprevisto e soprattutto con la morte. Sono dei fuorilegge senza regole e senza scrupoli, ma con le loro bizzarre abitudini, forti passioni. Sono incivili come animali, ma contemporaneamente strateghi come navigati commodori. Pensate quanto può essere difficile essere questo in quell'epoca, ma contemporaneamente anche donne. In un'epoca dove essere donne significava vivere per la felicità degli uomini, avere, diciamo, poco più delle libertà di uno schiavo, ma con alle spalle anche un'educazione alla gentilezza, alla dipendenza dall'uomo e quindi, al contrario di uno schiavo, magari se anche fosse riuscita a liberarsi, non aveva strumenti per difendersi, per nascondersi, per combattere, per badare a se stessa, insomma. Ovviamente questo valeva per molte donne, ma non per tutte. Pochissime, grazie ai loro intrecci del destino, accedevano al mondo degli uomini, ne rubavano le strategie e le competenze e le univano alle doti di sensibilità più femminili, trovando la propria unica strada di ribellione. Mary Read. Questo è il primo capitolo di questa puntata, ce ne saranno altre. Con Mary Read ci troviamo in Inghilterra e una giovanissima si sposa con un uomo di mare che però la lascia incinta e poi parte per i suoi innumerevoli viaggi. Nasce da questa gravidanza un maschietto che insieme alla madre aspettano il ritorno di questo uomo che però non tornerà mai più e nessuno sa il perché. Forse potrebbe essere morto in un naufragio, forse di scorbuto come accadeva all'epoca molto spesso ai marinai e chissà, forse proprio per mano di un pirata. Ma quello che noi sappiamo è che la donna, giovane, sola, decide di consolarsi con un altro uomo, uno sconosciuto di cui lei non rivelerà mai l'identità, quindi non sappiamo niente di chi è quest'uomo. A questo punto rimane però incinta una seconda volta. Però c'è un problema, perché il marito era via e probabilmente era anche morto da troppo tempo ormai, quindi diciamo che quel bambino non ha nessuna giustificazione di esistere, diciamo, no? All'epoca, perché non c'era possibilità che ci fosse stato un incontro di quel tipo con il marito legittimo. E quindi in alcun modo poteva essere spacciato per un figlio legittimo. E quindi la domanda della donna a questo punto è: come potrebbe mai reagire la famiglia di mio marito? Perché comunque lei a tutti gli effetti era ancora una donna sposata che aspettava il ritorno del marito. E così la donna ha un'intuizione, avvisa tutti che aveva bisogno di andarsene in campagna per un po' con il proprio figlioletto, il maschietto che era nato dalla prima gravidanza, no? A casa di amici, una casa in campagna. Però quello che succede è che se questa cosa inizialmente va in porto perché la donna riesce ad andare a vivere in questa casa in campagna e a nascondersi per un po', il piccolo però, il primogenito, prima ancora che la piccola nasca, purtroppo si ammala e muore. Ma la donna è incinta e a questo punto partorisce una bambina, Mary Read. Dopo 3 o 4 anni di nascondiglio, perché inizialmente quello che continua a fare lei è continuare questo nascondiglio, purtroppo però i soldi che aveva da parte finiscono. E così è urgente trovare un secondo piano, un altro piano per provare a mantenere questa bambina e a mantenersi da sola. Sì, molti di voi avranno già capito. Mary aveva un annetto in meno del fratellino, ma forse con i capelli corti, i vestiti del fratello, sarebbe potuta tornare dalla famiglia del marito spacciandosi per l'altro figlio e ottenendo così anche qualche aiuto finanziario dalla famiglia del padre.
E così la mamma di Mary quello che fa è insegnare a Mary a comportarsi da maschietto. A questo punto la porta dalla nonna e riesce ad ottenere il mantenimento finanziario del piccolino, che sappiamo essere Mary in realtà, ma anche il diritto a vivere da solo con sua madre, quindi diciamo lontano da occhi indiscreti. Qualche anno dopo la nonna di Mary muore e così ci si deve arrangiare diversamente perché il mantenimento non poteva continuare. Allora la mamma di Mary decide di mandare Mary, diciamo, a fare il valletto presso una signora francese. Ma Mary, poco dopo, decide di abbandonare quella casa, di arruolarsi su una nave da guerra, sempre ovviamente sotto mentite spoglie di ragazzo, e di raggiungere le Fiandre, portando le armi in un reggimento di fanteria con il grado di cadetto. Mary, come marinaio soldato, è assolutamente encomiabile, riesce anche ad integrarsi bene fra i compagni maschi, diciamo forse per certi aspetti anche troppo. Ovviamente si scherza, ma a un certo punto Mary perde la testa per un suo collega, uno che si vede Mary, uomo ovviamente, seguirlo ovunque. Cioè, tipo, lui veniva mandato al fronte da qualche parte, Mary lo seguiva, anche se nessuno gliel'aveva chiesto. Lui doveva per qualche giorno badare al magazzino, Mary pure, anche lui, no? Anche se nessuno ancora una volta gliel'aveva chiesto. E insomma tutti cominciano a pensare che questo tizio sia un po' strano, compreso il ragazzetto stesso che non comprende il perché di questa fedeltà, diciamo, non richiesta. Finché una notte, dopo aver convinto il suo compagno, insomma il ragazzo, a dividere con lui la tenda come facevano tutti, quindi era una cosa normale, nella luce soffusa delle candele, voilà, lentamente si toglie le vesti e mostra il suo segreto. Ma Mary la fa apparire come una cosa non voluta, non programmata. Insomma, il ragazzo rimane senza dubbio sorpreso, anche un po' scioccato forse, poi però si fa due conti, no? E pensa che avrebbe potuto avere un grande privilegio, un'amante tutta per lui, in un contesto dove l'unica amante che potevi permetterti innanzitutto ti costava del denaro e poi era fedele soltanto a questo. E così, ben felice, decide di cedere e di far cominciare una relazione clandestina con Mary. Ma Mary, per quanto decisamente maliziosa e furbetta, si dimostra morigerata, riservata, fedelissima, sì, ma mica disponibile. E così il ragazzo si ritrova giorno dopo giorno a desiderarla sempre più ardentemente, fino a quando si ritrova innamorato di lei. E così la chiede in sposa. Mary accetta e per farlo, a questo punto, è costretta ad uscire allo scoperto, rivelando la sua natura di donna. Tutti i colleghi vanno al matrimonio, incuriositi da questa unione d'amore fra due cadetti, diciamo una cosa davvero surreale, immaginatevi. I due, con il piccolo gruzzoletto che riescono ad accumulare grazie ai doni nuziali, decidono di lasciare la carriera militare e di aprirsi un bel chiosco alle Bahamas. No, scherzo, però quasi. Si aprono una locanda a Breda, in Olanda. Questa locanda si chiama Three Trade Horses ed è una locanda frequentata da diversi soldati che si trovano lì per via della guerra dei 9 anni che nel frattempo si stava combattendo proprio lì. Ma se qui sembra paventarsi un lieto fine, invece purtroppo il marito di Mary improvvisamente muore. E come se non bastasse, la pace di Ryswick contemporaneamente, quindi praticamente alla morte del marito, comunque poco dopo, segna la fine del conflitto. È una cosa ovviamente buona a livello geopolitico, ma non certo per gli affari della povera Mary, che si ritrova a Breda svuotata completamente di ufficiali. E dunque la vedova, a questo punto, fallito il progetto d'amore e anche quello affaristico, è costretta da vedova a riprendere gli abiti maschili e ad arruolarsi nuovamente, stavolta però in Olanda, e si imbarca in un vascello che è diretto sempre in territorio olandese, ma nelle Indie occidentali. Quindi diciamo che Mary raggiunge il mondo dei Caraibi. E così Mary se ne stava lì, su questo vascello, a fare questo lunghissimo viaggio. Immaginiamo che fossero anche quasi arrivati, stanchi, sfatti, probabilmente all'epoca molti neanche arrivavano vivi, altri arrivavano ammalati, senza forze, alcuni perdevano magari la gamba, insomma un viaggio veramente stancante. Però erano entrati già nelle acque del Pacifico
che sono appunto quelle caraibiche. E in questo momento il vascello, vergine assolutamente di pirateria, viene attaccato dai pirati, dagli squali del Pacifico. Ed eccoci arrivati in questo meraviglioso mondo dove tutti potevano rifarsi una vita, ma dove prima dovevi riuscire ad evitare gli squali con la pistola e a non far camminare un pirata sul tuo cadavere. Mary, quando si ritrova prigioniera, si presenta come inglese. Forse i pirati ce l'avevano più che altro con gli olandesi, fatto sta che a causa della sua nazionalità, e solo di questa perché nessuno sapeva che lei era in realtà una donna, decisero di salvarla e di tenerla con sé in ciurma. Solo lei di tutto il vascello. Tra parentesi specifichiamo che all'epoca avere una donna a bordo era considerato qualcosa di abominevole, oltre che un forte porta sfortuna, quindi questo non l'avrebbe di sicuro aiutata. Però questo è quello che dice l'unica fonte storica disponibile sui pirati dell'epoca, ovvero le memorie del capitano Charles Johnson, Storia generale dei pirati. Però io altrove ho anche trovato invece che in quella nave pirata in realtà il capitano chiedesse a tutti i prigionieri, senza distinzione di nazionalità, di diventare parte della ciurma in cambio della vita, insomma. Quindi non sappiamo qual è la verità su questo aspetto, però io vi riporto entrambe le fonti. Quello che però sappiamo è che quella nave era di sicuro una delle più potenti e ricercate dei Caraibi. La flotta di Calico Jack e di Anne Bonny. Mary, che si presenta col nome di Mark Reed, anche questa fonte non è accertata, forse il nome è solo un'ipotesi, diventa un pirata. E durante scorribande e assalti si distingue per essere davvero coraggioso, brava, spietata, tanto da essere considerato il più valoroso dei pirati, insieme ad Anne Bonny, senza sapere che anche lei era una donna, le uniche donne di tutta la ciurma, anzi le uniche donne pirate di tutti i Caraibi. Da questo momento in poi la vita di Mary Read si intreccia indissolubilmente a quella di Anne, tanto che è impossibile parlare della vita di una senza citare l'altra, motivo per cui, per non rovinarvi la prossima storia, che sarà proprio quella di Anne Bonny, vi parlerò di questo capitolo nel prossimo episodio. Ed eccoci quindi giunte alla fine di questo viaggio che ci ha portato a conoscere la prima protagonista del mare, la nostra Mary Read. Io vi ringrazio di essere arrivati fin qua e di avermi ascoltato. Voglio dire solo 2 parole sull'attivazione della campanellina. Ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, ma soprattutto attivate la campanellina, perché in questo momento non sto decidendo di pubblicare ogni martedì o ogni venerdì come era prima, per cui attivare la campanellina è a maggior ragione più importante, perché potrete essere avvisati quando pubblicherò l'episodio successivo. Quindi io vi ringrazio, vi faccio salutare dal mio cagnolino ed è così insieme a lei che vi ringrazio di essere ancora qua e vi aspetto alla prossima. Ciao!